era raro che i greci attribuissero ad altri popoli delle invenzioni o dei meriti. Con gli Etruschi hanno fatto diverse eccezioni, forse in virtù della loro comune origine, secondo alcuni miti che li univano nel segno dei Pelasgi o di altri popoli del mito. Gli Etruschi erano stati con i Greci dei contendenti del dominio sui mari, avevano però avuto nel corso della storia comuni interessi che coltivavano insieme, ma che spesso li portavano a scontri come quello terribile di Aleria. Fra i miti che i Greci raccontavano rispetto agli Etruschi è significativo quello della loro trasformazione in delfini, una punizione divina ad opera di Dioniso, cui allude questa coppa attica realizzata intorno alla metà del VI secolo a.C. Raffigura un pesce con delle braccia che fuoriescono dalle branche e che impugnano un doppio flauto e il pesce lo sta suonando. E quindi un essere ibrido nel corso di una trasformazione che spensierato continua a suonare uno strumento che gli era caro. I Greci attribuivano agli Etruschi l'invenzione della tromba, la fondazione ad Argo di un tempio consacrato ad Atena, trombettiera. Dicevano che erano in grado di guidare le navi in battaglia e gli eserciti al suono della tromba, o addirittura di cacciare con gli strumenti musicali. Ci troviamo quindi di fronte ad una citazione precisa di una serie di elementi che per i Greci erano importanti e che erano direttamente riconducibili all'universo tirrenico, così come loro lo immaginavano. Siamo di fronte però anche ad una citazione di un componimento importante, così importante da essere attribuito ad Omero, anche se è più recente, l'inno omerico a Dioniso, una preghiera in esametri realizzata intorno al 600 a.C., secondo la cronologia più alta, quindi pochi decenni prima di quest'opera. Dioniso, figlio di Semele gloriosa, io ricorderò, com'egli apparve lungo la riva del limpido mare, simile a un giovanetto, e presto nella solida nave apparvero veloci sul cupo mare pirati tirreni, li portava la sorte funesta. L'inno prosegue raccontando di come i pirati abbiano cercato di rapire questo giovane, volevano chiedere un riscatto, non avevano intuito che di fronte avevano un Dio. Il giovinetto resiste, riesce a sciogliere i legami che i pirati con i quali i pirati cercavano di imprigionarlo e alla fine si rivela mostrando nella nave l'apparizione di tralci di vite, di vino sgorgante e alla fine si trasforma addirittura in un leone spaventandoli tutti, ad eccezione del timoniere che aveva intuito che qualcosa non andava in quel giovinetto e aveva allertato il capo della nave dicendogli di lasciarlo stare, che si trattava certamente di un dio. L'intenzione del capo della nave era di portare quel giovane in giro per i luoghi dove i tirreni commerciavano, l'Egitto, Cipro, fra gli Iperborei, per chiedere appunto un riscatto, identificando i suoi parenti, perché certamente doveva essere il figlio di un re, ma non era il figlio di un re, si trattava di un dio. E quei pirati che spaventati si erano gettati in mare, il dio li trasformò in delfini, ad eccezione del timoniere che fu premiato. Esattamente quei delfini che si vedono su questa straordinaria idria restituita all'Italia dal Toledo Art Museum negli Stati Uniti e oggi parte delle collezioni del Museo di Villa Giulia. Sembrano i fotogrammi di un film più che un'opera figurata. Si vede la metamorfosi completarsi lungo il contorno del vaso. È davvero un'immagine potente, realizzata però da un artigiano etrusco che imitava la tecnica degli artigiani attici e raccontava a chi questo vaso aveva sulle proprie tavole un mito greco relativo ai Tirreni. Il vaso è stato realizzato intorno alla metà del VI secolo a.C., è stato probabilmente
opera di un artigiano di Vulci, di cui non conosciamo il nome, ma è una bottega, quella del pittore Di Micali. Insomma, queste due opere ci descrivono un mondo, ma in sé racchiudono una metafora importante, una metafora concreta, politica, economica, quella che vede gli Etruschi riuscire a rapire il dio del vino, ossia superare i Greci nel commercio di quel vino che i Greci dall'VIII secolo avevano portato con sé verso il lontano Occidente. La produzione di vino, il suo commercio erano fondamentali nell'economia del VII e del VI secolo a.C. Rapire il dio del vino non è altro che, agli occhi dei Greci, superarli in un mercato che era di straordinaria importanza. A questo alludono quindi l'inno omerico a Dioniso e questi vasi, in un contesto di contrapposizioni che poi alla metà del secolo porteranno alla terribile battaglia navale di Aleria, etruschi cartaginesi alleati contro i focei provenienti dalla Ionia. Quel timoniere che aveva riconosciuto Dioniso lo ritroviamo su Lidria Ricci probabilmente, tra coloro i quali apprendono da Dioniso l'arte di praticare riti, sacrifici e anche di scegliere il grappolo migliore in una vigna. Il Mediterraneo dopo la battaglia di Aleria cambierà, comincerà il Tirreno a divenire sempre di meno il mare etrusco. Gli etruschi dovranno contenderselo con i cartaginesi che erano stati loro alleati e anche i greci, in particolare i siracusani, riusciranno lentamente ad affermarsi e a prendere il posto degli etruschi. C'è una data epocale, quella della battaglia di Cuma, 474 a.C. Poco dopo questa battaglia viene realizzato il capolavoro alle mie spalle, l'altorilievo di Pirgi. Era al centro del Tempio A, realizzato intorno al 470-460 a.C. Raccontava il mito dei 7 contro Tebe in un tempio consacrato a Leucotea, la dea protettrice dei naufraghi e dei naviganti. Lei stessa naufraga, costretta a buttarsi in mare semplicemente perché era stata colpevole di aver aiutato la sorella Semele, madre di Dioniso. Ed era approdata, secondo una versione del mito, sulla spiaggia di Pirgi, dove ad aiutarla fu Eracle in transito con le mandrie di Gerione. È la dea dei naufraghi, quegli stessi naufraghi che Pindaro, esaltando nella prima Pitica l'impresa di Ierone contro gli Etruschi a Cuma, diceva che si erano gettati nel mare dopo essere stati sconfitti dal tiranno Dinomenide di Siracusa. Il cerchio si chiude con Pindaro, che sembra quasi richiamare l'inno omerico a Dioniso e che raffigura nuovamente gli Etruschi, non più del mito ma della storia, che si buttano disperati nel mare. E forse la consacrazione a Leucotea, dea dei naufraghi, di uno dei templi più importanti del santuario portuale di Cerveteri, allude al desiderio di riscatto di pirati che cominciano a vedere il loro dominio sui mari messo in crisi. Storia e mito si fondono, magistralmente rappresentati da capolavori come questi, e ci raccontano la storia di uomini che hanno lottato gli uni per predominare sugli altri.